siamo stanchi, siamo neri, siamo qualsiasi cosa vogliate voi. Per me è la partita più brutta da commentare di sempre, da quando abbiamo il Mm, canale YouTube, per quanto mi riguarda. sì. È indescrivibile come l'abbiamo gestita. Cioè, è una merda. Cioè, è una situazione veramente di merda perché parliamoci chiaro, noi ogni 2 settimane siamo qua a commentare Ah, quasi perché mai neanche un pareggio, cioè siamo qua ogni 2 settimane a commentare una sconfitta, quando la settimana prima, in questo caso pochi giorni fa, stavi commentando una vittoria senza storia. sì. È una squadra dai due volti che a me quest'anno, ve lo dico sinceramente, fa più incazzare che altro. Cioè non la sto riuscendo veramente a gestire perché mi fa veramente solo girare i coglioni. Sì. Non mi dà gioia perché anche quando vince mi fa pensare a quando perde e come gestiamo le situazioni difensive. Difensivamente non siamo mai nella vita una squadra da Serie A. Mettiamocelo in testa che se non risolviamo mai questi problemi qua, e vedo che non vengono mai risolti, tra amnesie dei singoli, Mm. della gestione della difesa di Stroppa, non mi interessa di chi è la colpa, resta il fatto che non funziona, cioè a livello difensivo non funzioniamo mai, non andrai mai in Serie A, questo garantito, se difendi così, perché tu puoi produrre quanto vuoi, perché la produzione è sempre Sì, tanta, gli sprechi esatto, altrettanti. anche quello. Cioè, la difesa è quella che è. L'attacco pure, perché noi non abbiamo un attacco. C'è solo Yeboah che è l'unico davanti e Kike Perez che cercano di andare a tirare, a fare qualcosa, perché Adurante è Tu, inesistente. tu ti fi- Non giochiamo senza una punta. Non Ma esiste guarda, proprio la oggi, punta. oggi Fila. a livello di singoli avrei tanti di quei vaffanculo da mandare a tanti giocatori, ma dei vaffanculo. Non mi interessa, sto video lo chiuderanno, non ce lo faranno pubblicare, però veramente tanti di quegli insulti per certi giocatori, per come gestiscono i minuti finali, per Pietrelli che è entrato e si fa Mamma togliere. mia. Cioè, ma non è l'unico, eh. Cioè, fosse l'unico, non è l'unico. Cioè, sono Busio che inizia nero, sono nero. malissimo. Poi vabbè, si riprende un attimo, però comunque Noi noi. siamo Kike Perez e Iboa dipendenti. Esatto. Questo è il fatto. C'era gente che dubitava di Iboa, che a se mostrava. Sì. È una roba che chiedo alla piazza più persone possibili. Non siate indulgenti con questa squadra, non accontentiamoci perché è una squadra forte in sé per sé, però si comporta in campo da stupida. È una squadra stupida in questo momento. Una squadra ingenua che fa la gradassa a livello offensivo, Mm. che evidentemente può sbloccare da un momento all'altro, perché questo è vero, puntualmente, almeno in trasferta è così, nessuno può dirgli niente, Infatti. la prende in culo. Oggi non usiamo mezzi termini, Ah, quindi poi veniamo comunque da una partita contro il Sudtirol che dici, vabbè, siamo fortissimi, cioè, ci troviamo davanti a una squadra come il Sudtirol, vinciamo facile, cioè, siamo tutti felici, poi la partita dopo pochi giorni dopo siamo qua uno a, schifo totale. a dannarci l'anima e a incazzarci. Cioè, è un sale e scendi di emozioni, ma anche i giocatori a sto punto, perché anche loro l'altro giorno erano felici, adesso sono tristi, non possiamo passare tutta la stagione in questo No, modo. possiamo anche passarla, Possibile, ma poi sapendo che così in Serie A non vai, forse ovvio, raggiungi i certo. playoff perché ci sono tante squadre più scarse di te, ma lo era anche il Catanzaro, eh. Cioè il Mm, Catanzaro cosa ha meritato di vincere? Non ha meritato di vincere, forse ha meritato perché tu sei stupido, questo esatto. è un altro paio di maniche, quindi da quel punto di vista lì allora sì, ma dal punto di vista tecnico non ha meritato, non è una squadra più forte di te, come quelle che ti han battuto, nessuno è più forte di te, però sei talmente inconcludente come squadra Esatto. che la prendi in quel posto lì sempre e comunque in trasferta. È imbarazzante, cioè tutta una stagione così è No, impossibile, cioè veramente manta tai cavei perché sì, perché sei la squadra comunque più forte, cioè una delle più forti, tutti lo sappiamo. Poi però forse non viene a livello buttato difensivo, tutto, veramente forse non a livello difensivo viene però. sprecato A tutto. questo punto, vedendo soprattutto il secondo gol, ma anche il primo lasciamo stare, ma anche il secondo, non sei Sì, una squadra, se puoi essere una squadra forte a livello offensivo, ma a livello difensivo, oh,
forse anche, l'abbiamo detto più volte, però sinceramente ripetermi mi rompe un po' le palle, anche per come ti fa difendere Stroppa, rincorrere dietro, il fatto che per carità domini, ma poi quando vanno in contropiede non è che il Catanzaro è andato 600 volte in contropiede, Esatto. quelle poche però ti fa sempre male. È così per tutte le squadre. È una costante cioè che noi ci fanno male molto facilmente. Sì, cadono in Ed è un un bicchier problema. d'acqua veramente perché il secondo gol si poteva benissimo evitare lì. Poi in un C'è momento in cui stata stavi forzando al massimo, avevi sì, avuto le occasioni tutte buttate al vento, ovvio. per segnare il 2-1, era nell'aria quasi il gol del Sì, è vantaggio. Puntualmente, ecco, sembra sempre la stessa trasferta, è quello il problema. vero. Mi ha ricordato tantissimo quella di Carrara. Cioè, stavolta anzi, hai dominato ancora di più di Carrara, perché Carrara almeno lì aveva fatto qualcosa, Catanzaro non ha sostanzialmente fatto niente, soprattutto nel primo tempo, nel No, secondo no. qualcosina, ma poi ha trovato il gol e dopo il gol abbiamo pareggiato poco dopo noi ed è lì si è di nuovo chiusa. Sei veramente, sei veramente stupido tu. È tutto lì, è veramente lì il discorso. Sì. Purtroppo è una tortura, cioè Mm, veramente è una tortura ogni volta venire qua, sapendo la squadra che hai, perché mm. ovviamente avessimo una rosa normale non saremmo così incazzati, cioè, boh, può succedere di tutto, boh. Però cazzo, cioè, vedi in campo che sei nettamente meglio del tuo avversario, quasi sempre, finora è stato così, sempre, Sì, e il 50% delle volte, la butto lì, tu non porti mai a casa quello che meriti, quello che meriteresti. Poi a livello difensivo apriamo le discussioni, perché evidentemente più di qualcosa non funziona dal punto di vista tattico, dei singoli, ma guarda, a livello di singoli, diremo tutte le pagelle, ma sì, saranno sì, pagelle lunghissime. infocatissime. Io non Esatto. mi tengo più niente, perché anche l'occasione che spreca Nubbiala all'ultimo, che poteva almeno portarla in pareggio, sarei stato incazzato uguale. Lo Certo. ammetto, non sarebbe cambiato niente. Però almeno ti porti a casa un punto a Catanzaro e vabbè, non per come è andata la partita, per quello sarei comunque incazzato, però almeno è un pareggio, non è una sconfitta. E invece se la mangia, ma puoi parlare di Pietrelli, puoi parlare di Adorante, puoi parlare di un Bugio che ha sbagliato qualsiasi cosa Mm. potesse sbagliare. Boina compassato, lento, a livello di singoli è veramente una mazzata. Io veramente escludo pochissimi, Sì, escludo Yeboah e Kike Perez alla fine. perché Loro due, si danno l'anima per fare qualcosa è a vero. una squadra che a volte veramente sembra veramente inconcludente. Non può essere così, però No. ha tante colpe anche Stropa sicuramente in tutto questo, sia a livello offensivo che difensivo. E niente, diteci voi qua sotto cosa ne pensate, perché oggi è veramente dura.